Quando leggevo per la prima volta questo Vangelo, sapendo che sarà Vangelo del giorno di oggi, pensavo subito che Gesù rivolge a noi, all'inizio di questo ritiro, la parola più preziosa per Lui, è la parola Padre. Non abbiamo alcun dubbio che il cuore delle parole di Gesù in tutto il Vangelo sia proprio il Padre. Gesù ci porta la buona novella e vuole farci incontrare con il Padre. È venuto per portare a compimento la legge e i profeti, dove si cela il più grande desiderio di Dio, il vertice della rivelazione della sua parola. Attaccarsi a Lui come un bimbo al Padre, diventare il suo bambino. Gesù vive interrottamente col Padre faccia a faccia. E adesso Egli ci vuole introdurre in questa relazione personale, che è la più importante di tutte per Lui e per noi. Come un fratello che si siede accanto al fratello minore e gli racconta del Padre. Gesù ci insegna la più bella delle relazioni, quella del figlio col Padre. Ci insegna come parlare con Lui, come affidarsi a Lui, come renderlo felice, come glorificarlo. Ci insegna anche ad esigere da noi stessi, ad avere a cuore la sua volontà più che la nostra, perché Lui sa meglio di noi di che cosa abbiamo bisogno e vuole sempre il nostro bene. Gesù ci educa, uomini di poca fede, a fare un passo più avanti, dalla fede all'affidamento a Lui. L'affidamento a Gesù diventa per noi il cammino all'affidamento al Padre. Il discepolo di Gesù è colui che cerca il legame col Padre e vive alla presenza del Padre come un bambino. Il discepolo si identifica con Gesù e vede come Lui tutto il suo valore negli occhi del Padre. Per Gesù la cosa più importante è quella di pensare chi sono io davanti al Padre, chi sono agli occhi del Padre, chi sono per Lui. La sua identità, la sua consapevolezza di essere è radicata profondamente nel Padre. Per questo egli si affida continuamente al Padre e questo lo insegna anche a noi. Dobbiamo quindi ricercare proprio questo tipo di pregevolezza che abbiamo ai Suoi occhi. I Suoi occhi ci insegnano a guardare nel profondo di noi stessi, ad oltrepassare ciò che c'è di esteriore, di superficiale e arrivare all'essenza di questa pregevolezza. Il suo sguardo correggerà il modo in cui vediamo noi stessi, per evitare che valutandoci ci fermiamo sugli aspetti esteriori, sui riti religiosi, sulle invocazioni verbali come Signore, Signore, ma che ci concentriamo sugli atteggiamenti e le opere che scorrono dal cuore. Il cuore è il posto più intimo, più amato dal Padre, là dove riposa il suo sguardo di Padre. Se incominceremo a ribaltare il modo di vedere che ci fa vivere soltanto per noi stessi e per il Padre come Gesù e di curarci esclusivamente del nostro aspetto agli occhi degli altri
e non a quelli del Padre, allora rischiamo che cadremo nella confusione della vita superficiale, della religiosità esteriore, della spiritualità superficiale, dove al centro non sta più il Padre, ma noi stessi, il nostro benessere, la nostra immagine, il nostro successo, la buona opinione agli occhi degli altri, gli applausi. Ecco che allora la nostra vita si trasformerà in un teatro dove reciteremo il ruolo del giusto, del devoto, del tipo a posto, e incominceremo così a diventare dipendenti. Sotto alla maschera dell'attore si nasconderanno la ricerca di noi stessi, l'egoismo, l'atreziosità e la superbia. Ci insegna a pregare come il bambino, a benedire il Padre, a sentire la sua mancanza, ad avere nostalgia di Lui, ad affidarci a Lui, a confidare che non ci lascerà mai senza pane, che ci perdonerà sempre e che sempre ci proteggerà, sempre ci libererà dal male. E ogni volta che diremo le parole, rimettici, esse ci ricorderanno che il Padre vuole che amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore, perché anche loro sono suoi figli. Gesù, il fratello maggiore, ci conduce insieme, ci insegna la preghiera al Padre che abbiamo in comune.